Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio presentarvi una telecamerina un po' particolare, una telecamera della Cococam che mi è stata inviata e quindi ringrazio i signori Cococam e se volete acquistarla poi vi lascio il link qui in descrizione e vi lascio il link anche del mio nuovo canale Telegram se volete fare degli acquisti, grazie mille. Ed è una telecamera un po' particolare. A me esteticamente è piaciuta subito, pensavo fosse una telecamera fissa, cioè nel senso che, ecco, questa è la telecamera, per dire, a vista così, a me sembra una telecamera che è fissa, lì la fermi e ti inquadra l'immagine. E invece no, è una telecamera motorizzata, perché sotto qui ha un motore per farla girare fino a 355 gradi e in più abbiamo anche l'obiettivo che si inclina e possiamo regolarlo. Comunque dopo andiamo a vedere. Abituati con l'estetica di queste telecamere qui motorizzate, questa è l'estetica di quasi tutte le telecamere di oggi, con già il wifi integrato, non abbiamo la presa Ethernet come nel vecchio modello e ha una batteria da ben 5200 mAh, quindi una batteria che, credetemi, dura tanto. E adesso andiamo a vedere perché vi dico che dura tanto, perché possiamo analizzare anche questo. Quindi abbiamo la nostra telecamerina che è il model ZYC7 della Cococam, questa è la scatola della telecamera, come si presenta. Abbiamo il rilevamento se passano delle persone davanti, degli animali, quindi possiamo controllare i nostri animali domestici, possiamo parlargli perché è l'audio bidirezionale, quindi possiamo chiedere, poi loro ci ascoltano. E dall'altra parte se abbiamo una persona che magari, oppure abbiamo qualcuno a casa che vogliamo parlare, controllare le persone anziane, fargli compagnia, possiamo parlare direttamente, quindi noi possiamo vederle e anche ascoltarle e possiamo pure parlare. Poi abbiamo la slot per una micro SD, io in questo caso ho messo 64 giga e credetemi con 64 giga registrate quasi un mese più di registrazioni, dipende sempre quante persone passano davanti, perché lei registra quando passano delle persone davanti o ci sono dei movimenti, che anche lì possiamo andare a regolarli. Bene, io direi di vedere la telecamera, che non è molto grande, guardate, queste sono le misure, ok? È fatta così. Qui abbiamo il nostro sensore che ci inquadra, qua abbiamo il sensore IR per rilevare i movimenti. Quando rileva i movimenti, che di solito al buio sono in bianco e nero, poi passa a colori e quindi potete vedere anche a colori di notte. Abbiamo il microfonino per ascoltare quello che ci sta dicendo dall'altra parte e qui dietro abbiamo l'altoparlante dove sentiamo, spero che si veda, eccoci qua, dove potete parlare. Qui abbiamo l'USB-C per ricaricare la nostra telecamera, se volete caricarla potete anche lasciarla sempre collegata, logico che nasce con una batteria, quindi andate a usare la batteria. Qui abbiamo il tasto Power per accenderla e spegnerla, abbiamo il tasto Reset, se volete resettarla perché magari dovete riconfigurarla o cose del genere, e qui abbiamo una slot per la micro SD. La micro SD, to ripeto, io l'ho messa a 64 giga, comunque adesso andiamo a vedere quanto abbiamo registrato e quanto abbiamo occupato. Perché dico andiamo a vedere? Andiamo a vedere perché adesso attiviamo la nostra applicazione che ho scaricato e si chiama Cococam, che è questa qui, che vedete qua. Eccoci qua, spero che si veda. Questo qua, eccolo lì. Adesso ho messo a fuoco, eccolo qua. Questa è la nostra applicazione. Io adesso apro l'applicazione, vado a registrare lo schermo così ve lo metto qua così per farvi vedere. Bene, adesso registriamo il nostro schermo. Allora, questa è l'applicazione come si apre. Dovete fare l'account logicamente perché altrimenti non vedete niente. L'applicazione si apre così. Quindi abbiamo il nostro prodotto, che in questo caso me lo metto così girato verso di me, così ve lo faccio vedere come si vede. Lui adesso è collegato al nostro wifi, quindi qui siamo molto vicini e si vedrà bene. Aspetta, mi sposto così, dopo qua andrò a mettere lo schermo. Eccoci qua, vedete che qua siamo noi. Schiaccio il tasto PTZ, alzo, vedete che mi arriva un messaggio di notifica, eccolo qua. Così siamo arrivati, che si vede. Logico che vedete la differenza di come si vede di qua e di là, però è una telecamera per la videosorveglianza e si vede anche bene. Allora, qui in basso a destra, come vedete, c'è l'automatico. Io posso mettere QHD, quindi mettere in alta risoluzione. C'è il simbolo della batteria, il wifi e quanto sta consumando di dati, di passaggio dati.
Se io adesso vado su impostazioni, che è questo qui, vedete wifi 100%, quantità elettrica, non mi dà la percentuale, mi dà la telecamera, fuso orario, ricezione di notifiche sì, rilevamento di allarme sì, come vedete qua, questo qui, rilevamento allarme, qua posso mettere la sensibilità di rilevamento, quanto voglio io, là decidete voi, fate delle prove e vedete come vi piace. Rilevazione di forme umane di giorno e di notte, sensibilità a rilevamento umanoide, quindi anche qua potete andare a selezionare quello che volete voi, dipende se avete dei bambini piccoli a casa che volete che li rileva, bene, oppure se ci sono delle persone grandi, eccetera. E lì mettete come volete voi. Tempo massimo di registrazione, intervallo tra gli allarmi, vedete che potete personalizzare tutto come volete. Bene. Allora, poi torniamo indietro, abbiamo guida all'installazione, quindi se non sapete installarla qua vi spiegano filo per segno come fare. Torniamo indietro, gestione della posizione, ok, quindi qua adesso c'è un avviso, nome rete collegata, dove è collegata e dov'è, ok. Poi abbiamo indicatore di lavoro, impostazioni dell'orario, impostazioni audio, qui possiamo mettere se attivare o disattivare il microfono, registrazione vocale, l'altoparlante, il volume dell'altoparlante, magari dall'altra parte c'è una persona anziana che non ci sente bene, bene, mettiamo il volume al massimo in modo che mi senta benissimo. Ok, poi impostazioni audio, e l'abbiamo appena visto. Crittografia video, qui potete mettere quello che volete, potete collegarla direttamente, se avete Alexa a casa potete collegarlo direttamente e vederlo sullo schermo del vostro apparecchio. Poi abbiamo analisi intelligente, qui lui va, questo però è una cosa a pagamento, dovete fare a pagamento. Gestione della batteria, ecco questo è quello che volevo farvi vedere prima, la batteria adesso è al 68%. Ok, se io vado su statistiche di utilizzo dell'elettricità nella scorsa settimana, non capisco perché non... ok, adesso si è caricato, vedete c'è il segnale wifi che è sempre stato al 100% perché siamo qui vicini, e guardate la batteria come si è scaricata, quindi qua siamo a 75, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni ha perso 75, adesso 68, 7%, quindi 1% al giorno. Capite che ci sono stati anche tanti movimenti, perché guardate qui sotto a sinistra, qui sotto, numero di allarmi 650. Cioè, quindi lei ha fatto 650 rilevamenti, perché anche quelli consumano. Numero di rilevato 1157, tempo di anteprima 3 minuti, svegliata da 2 ore e 37, vabbè, era l'ultima volta che avevano visto i segnali. Io adesso torno a oggi, guardate, solo oggi 81 allarmi di passaggi, quindi capite che sì, ce n'è stato di movimento e quindi non possiamo dire l'1% per ogni, mettiamo anche il 2%, bene, per arrivare al 100% comunque sono più di 45 giorni, ecco, 47 e qualcosa, dai, per la precisione, però vabbè, fate conto 40 giorni di batteria, con questa batteria qua, non è per niente male. Questa è la risoluzione, qua ci sono le registrazioni calendario, io posso andare a selezionare quando voglio la registrazione, eccoci qua, qua siamo noi, benissimo, avete visto dal grigio che è diventato a colori, molto bene. Qua abbiamo le notifiche, abbiamo il rilevamento allarme, qua abbiamo tutta la cronologia appunto degli allarmi. Io qua abbiamo il nostro server, c'è scritto se abbiamo l'abbonamento, non abbiamo l'abbonamento, la mia mail, eccetera. Quindi un'applicazione fatta molto molto bene, secondo me. Visualizzazione schermo quadrato, assistenza clienti. Se aggiungo altri dispositivi, qua vedrò nell'anteprima e nel codice, posso mettere camera da letto, soggiorno, cucina, posso personalizzare come voglio io. È veramente fatta molto molto bene questa applicazione qua. Sì. E secondo me si vede anche molto bene. Problemi di installazione? No, è velocissima. Io prendo il mio prodotto, ok? Qui mi si genera un codice QR, lo faccio leggere e il gioco è fatto. Bene, quindi adesso io blocco blocchiamo la registrazione, che così, eccoci qua, l'abbiamo salvata, e poi io ve lo metto qua, che così vedete. Bene, quindi che dire, vale quello che costa? Per me sì, sono dei bei prodotti,
spero che Cococam magari me ne manda un'altra o altri prodotti in modo che possiamo associarli sull'applicazione e facciamo vedere come funziona. Per il momento sono molto soddisfatto, soprattutto per la durata della batteria, che è la cosa che ci interessa più di tutti, quanto dura. Il rilevamento del movimento è sempre preciso, perfetto, notifiche perfette, potete attivarle o disattivarle come volete voi. Il prezzo, siamo sotto i 50 euro per una telecamera con una batteria del genere, molto molto bene, sì. Soddisfatto. L'unica cosa, magari visto che rilevava le persone, anche se potevano seguirle, quello sarebbe stato ancora più bello, magari per fare una registrazione di un animale domestico o delle persone che magari... Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti, arrivederci!